come sviluppo e contributo al tema dell'internazionalizzazione dal corso di filosofia della Facoltà di Scienze Sociali, Artistiche e Umanistiche, dal Focus Group di ricerca Ethos associato al gruppo di ricerca Cybercultura e Territorio dell'Università Nazionale Aperta e a Distanza. Presentiamo uno spazio in cui invitiamo insegnanti di varie nazionalità a partecipare a questo spazio così che possano condividere con noi parte dello sviluppo delle loro indagini. Da questo spazio Ethos senza confini vi inviamo un cordiale saluto e vi invitiamo ad ascoltare il nostro tema di oggi, il dramma della condizione umana nell'opera di Platone. E per sviluppare questo tema, oggi invitiamo il dottore Gianluigi Segalerba, laureato in filosofia presso l'Università di Pisa, Italia. Università dove ha anche conseguito un dottorato di ricerca in filosofia. Ha insegnato alle università di Tubinga in Germania e alle università di Berna in Svizzera, di Vienna in Austria. Dottor Segalerba è autore di quasi 50 articoli accademici e più di una dozzina di libri relativi alla filosofia. Allo stesso modo, il dottor Segalerba ha studi postdottorato presso l'Università Vienna, Austria, presso l'Università di Berna, Svizzera. Bene, dottore Segalerba. Prima di tutto, grazie per la sua partecipazione a questa intervista e ovviamente le do il benvenuto. Grazie infinite, grazie a voi per l'invito, grazie a lei per le interessanti questioni che ha posto. Grazie infinite. Molto bene, iniziamo. Il dramma della condizione umana è un tema centrale in molte delle opere di Platone. In particolare nei suoi primi dialoghi come il Fedone e la Repubblica. Non dimentichiamo che il dramma della condizione umana nelle opere di Platone è la lotta per raggiungere la verità e la perfezione in un mondo imperfetto. In questo contesto, dottore Segalerba, come spiega Platone la presenza del male e della degenerazione morale nella dimensione umana e che ruolo gioca nella sua teoria l'equilibrio tra le parti dell'anima. Grazie infinite per la domanda, è una domanda senz'altro molto interessante e molto complessa che coinvolge praticamente tutto lo sviluppo se non altro, della Repubblica di Platone. Direi che l'origine del male e l'origine della possibilità della degenerazione consistano nella struttura stessa dell'anima, cioè quando noi analizziamo la struttura dell'anima di Platone, vediamo che a più riprese Platone ci invita a meditare sul fatto che siamo esseri esposti alla degenerazione morale, a una sorta di decadenza. Questo avviene in varie opere, non soltanto nella Repubblica, anche nel Fede, ad esempio, se vi sarà occasione di parlarne. Nella Repubblica lo vediamo a varie riprese e tra l'altro abbiamo anche l'impressione che Platone non dica tutto subito, non sveli tutto subito circa quello che riguarda la struttura dell'anima individuale. Tuttavia già nel quarto libro vediamo che in primo luogo noi siamo come esseri umani composti di una molteplicità di parti, in particolare di 3 parti, e vediamo anche che Platone allude e esprime esplicitamente il fatto che dette parti possono essere sì in armonia, se la parte razionale guida tutta l'anima, tutte le parti,
cioè se una delle parti, in particolare la parte razionale, guida le altre parti, guida tutta l'anima, e però possiamo anche essere in una condizione di disarmonia se la parte razionale non guida tutta l'anima. Ora, naturalmente la questione è quando e come la parte razionale può guidare tutta l'anima. È possibile che la parte razionale guidi tutta l'anima? Nel quarto libro la domanda, se vogliamo, è lasciata in sospeso ancora. Poi troviamo naturalmente nei libri più esplicitamente dedicati all'educazione della parte razionale, il sesto e il settimo della Repubblica, differenti programmi intellettuali per sviluppare la parte razionale. Tuttavia il dato, già nel quarto libro, è un dato di complessità, cioè in primo luogo noi siamo esseri composti, in secondo luogo l'armonia fra le parti non è un dato, cioè no, quello che è dato è che siamo composti di tre parti, ma non è dato il fatto che avremo un'armonia. Questa armonia va conquistata perché? Perché è chiaro che la parte razionale debba essere in qualche modo alimentata, debba essere educata, debba essere sviluppata. Cioè non nasciamo noi in una condizione in cui siamo immediatamente armonici. Questo, se vogliamo, è anche un po' espresso all'interno del mito della caverna della Repubblica. Cioè, vediamo anche lì che inizialmente noi partiamo in una posizione di svantaggio. Naturalmente si tratta di un'allegoria, si tratta di un mito, ma il mito ci dice qualcosa. L'allegoria ci dice qualcosa, cioè che all'origine noi non siamo in una posizione di perfezione, noi non siamo in una posizione di completezza, siamo piuttosto invece in una posizione un po' svantaggiata. E d'altra parte, se invece prendiamo un altro dialogo in esame come il Fedro, anche nel Fedro vediamo che nel grande mito dell'allegoria, nella grande allegoria dei carri alati, anzitutto l'uomo ha una posizione inferiore a quella di Dio, cioè l'uomo non è Dio, l'uomo non è un essere perfetto, l'uomo non sarà mai un essere perfetto come Dio. Poi vediamo anche che nella grande contemplazione della sfera dell'essere precedente al decadimento e all'incarnazione, alla conseguente metempsicosi, anche in quel caso noi vediamo che all'uomo è data una contemplazione della sfera dell'essere parziale e che secondo la quantità, l'intensità e la perfezione o meno di questa contemplazione, l'uomo sarà a rischio di decadenza. Nella fattispecie del Fedro sarà a rischio della incarnazione, del decadimento, della perdita delle arie, della metempsicosi con il ciclo susseguente. E soltanto poi, dopo l'incarnazione e nella serie delle metempsicosi, soltanto dopo essersi ridedicato alla filosofia, l'individuo potrà sperare di ritornare alla condizione precedente. Ora, naturalmente, tutto questo è un'allegoria, va ritradotta, e però significa qualcosa, cioè l'uomo non è immediatamente armonico, ha una parte che si sottrae alla contemplazione della sfera dell'essere, è un essere esposto al decadimento, esposto alla degenerazione, esposto ad una decadenza per non essere esposto deve contrastare opportunamente determinati istinti particolari, specifici, specifiche tendenze presenti in se stesso che lo portano a questa decadenza. Cioè, l'uomo si trova in una condizione di, potremmo dire, scissione interna, di divisione interna e deve, diciamo così, guadagnare una posizione di maggiore perfezione. Questa perfezione non è data. E questo lo vediamo nel quarto libro della Repubblica che già ci dice molte cose, poi gli altri libri della Repubblica ci daranno ulteriori elementi. Come detto, ho l'impressione personale che Platone non abbia voluto dire subito tutto, ma che si tratti di un crescendo per quello che riguarda anche le difficoltà da affrontare da parte dell'individuo. Eppure, e poi lo vediamo anche in qualche modo confermato nel Fedone, nel Fedro e anche nel Fedone, se vogliamo, ci sono altri elementi interessanti. Posso naturalmente continuare, ma possiamo anche passare a un'altra domanda, però posso anche andare avanti. Molto bravo, dottore Segalerba, molto chiaro. Andiamo con un'altra domanda. Secondo Platone, l'anima umana è costituita da tre parti distinte: l'intelletto, l'emozione e il desiderio. Ci sono diverse idee, o meglio, diverse domande che ne derivano.
delle diverse parti dell'anima umana che Platone enuncia, si potrebbe dire che queste parti influenzano l'emergere della giustizia o dell'ingiustizia. E naturalmente, come si metterebbe in relazione la ricerca di un equilibrio tra queste parti con l'origine e le cause del male nelle dimensioni umane? Grazie infinite per la domanda, anche questa naturalmente è una domanda estremamente complessa perché coinvolge da una parte l'analisi della struttura dell'anima umana in Platone e dall'altra apre anche a una prospettiva, se vogliamo, sia storica sia metastorica da parte di Platone, quasi una filosofia della storia. Ne vedremo tutti i punti in particolare. Per quello che riguarda la possibilità dell'armonia, come precedentemente accennato, Platone è esplicito sull'argomento, cioè se la parte razionale guida, allora l'anima avrà armonia. Cioè, da una parte l'armonia non è data e dall'altra c'è una parte che se la parte razionale non è abbastanza forte, può ribellarsi alla parte razionale, cioè in altri termini, se vi è il vuoto o il quasi vuoto da parte della parte razionale, qualche altra parte dell'anima occupa questi vuoti, occupa il vuoto della parte razionale e domina. In altri termini, la parte razionale non può mai permettersi o quasi mai permettersi di non essere attiva, di non essere sviluppata, di non avere quel tipo di controllo sulle altre parti, perché se non avesse questo tipo di controllo, allora le altre parti prenderebbero il sopravvento. Questo, se vogliamo, è già implicito nel libro quarto, perché già nel libro quarto si dice che la giustizia è una condizione di salute dell'anima, di virtù dell'anima, e consiste nell'armonia fra le parti, nella quale armonia è determinata dal fatto che la parte razionale guidi tutta l'anima. E però si dice anche, attenzione, ci può essere una ribellione da parte delle altre parti, e in particolare dalla parte desiderativa, proprio una ribellione, una sobigliazione quasi come se si trattasse di una lotta intestina in una città. Le immagini vengono sempre naturalmente usate in un senso e nell'altro, dalla parte desiderativa, e in questo caso siamo in uno stato di disarmonia e di ingiustizia. E tutto questo naturalmente riguarda la sfera individuale, ma riguarda anche la sfera individuale, cioè Platone pone e sottolinea chiaramente che a stati dell'anima individuale corrisponderanno poi nella società determinati tipi di società. In particolare a uno stato di giustizia corrisponderà uno stato giusto e agli stati di ingiustizia che si possono manifestare corrisponderanno stati ingiusti. Vi è da dire, un particolare secondo me estremamente interessante, che sia l'ingiustizia sia la giustizia per Platone non consistono tanto in una serie di azioni o in un'azione particolare, consistono invece in una disposizione interna, cioè tutto nasce, prima c'è la disposizione interna, questo è il costitutivo, e da questo poi come conseguenza avremo determinate azioni e determinati ordini sociali e politici. Però tutto parte dalla disposizione interna. Se la disposizione interna è corretta, allora avremo azioni corrette nella società. Questo è contingente, diciamo, è una connessione che viene fuori in modo contingente dal costitutivo. Il costitutivo è l'interno, è la disposizione psichica. Se invece avremo una disposizione ingiusta, una disposizione non corretta delle parti dell'anima, allora avremo da pagare determinate conseguenze a livello sociale, a livello individuale per quello che riguarda le azioni individuali, e poi tutto questo si ritrarrà naturalmente come esternalizzazione nella società. Però il dato interessante, secondo me, Platone, è che giustizia e ingiustizia non sono equiparabili a qualcosa che sia traducibile con una formula in azione, di azione, ma è qualcosa che è anzitutto disposizione interna, corretta disposizione interna delle parti dell'anima. A questo conseguirà poi tutto il resto, ma tutto parte da quello. Quindi se vogliamo raggiungere la giustizia, noi dobbiamo guardare all'interno della psiche. In particolare, naturalmente, dobbiamo sviluppare l'anima, la parte razionale. La parte razionale non si sviluppa da sola, ha bisogno di un nutrimento adeguato, per dire così, di un'educazione adeguata, e tutta questa educazione viene
sviluppata, espressa da Platone, ad esempio nella Repubblica, nei libri sesto e settimo. Nei libri sesto e settimo, in cui si dice chiaramente come l'anima, la parte razionale, debba essere portata al di fuori della sfera del divenire, dell'instabilità, debba essere prima, diciamo così, addestrata con le scienze matematiche che conferiscono all'anima la possibilità di comprendere come non tutto si esaurisca nel divenire, nell'instabilità, ma che vi siano appunto dimensioni stabili all'interno della realtà, vi sia un'altra realtà, cioè deve essere aperta alla possibilità di comprendere e di avvertire che vi è un'altra realtà, al di fuori di quella sensibile e continuamente mutevole. E poi, date queste scienze, compiute questo apprendistato nelle scienze propedeutiche, che è importantissimo naturalmente, infatti Platone insiste molto sul fatto che queste scienze debbono portare dal divenire all'essere, cioè queste scienze non sono importanti di per sé stesse, sono importanti, e Platone le trova proprio perché sta cercando qualcosa che dal divenire porti l'individuo e il soggetto nell'essere. Il che è importante, se vogliamo, anche nel Fedone. Mantenendosi sulla Repubblica, date le scienze, data poi l'apprendistato nelle scienze propedeutiche, si dovrebbe passare alla dialettica, e la dialettica dovrebbe liberare ulteriormente l'individuo da quello che Platone definisce addirittura il pantano barbarico del mondo del divenire, cioè qualcosa che costringe l'individuo in una dimensione di relativismo, di relatività, di imprisionamento nei sensi, nella percezione, dovrebbe proprio liberare. L'aspetto molto interessante, secondo me, a livello di Platone, che a volte ho l'impressione venga non adeguatamente sottolineato, è che Platone, almeno per quello che ne ho, per l'impressione che ne ho io, è che Platone consideri tutto l'apprendistato filosofico, ivi compreso naturalmente anche l'apprendistato propedeutico delle scienze matematiche, come un percorso di liberazione, cioè è una liberazione dallo stato originario. Questa liberazione viene espressa naturalmente nel mito della caverna come l'uscita dalla caverna, in forma mitica, viene espressa nel libro settimo come una liberazione dal mondo, dalla dimensione del divenire, della percezione, verso una concezione, una situazione di sempre maggiore stabilità dell'individuo, e tuttavia appunto è sempre equiparata ad una forma di liberazione da determinati pesi che ci legano alla sensazione, alla percezione, da determinati vincoli, da determinate catene, è sempre una forma di equivalente ad una liberazione. Questo è un aspetto che della conoscenza, del processo di conoscenza, della via di conoscenza, che secondo me non va dimenticato proprio come valore della conoscenza in sé, attribuita a Platone. D'altro canto, appunto, questo percorso è molto lungo, cioè è un percorso che anzitutto non viene da sé. Noi dobbiamo fare questo percorso se vogliamo essere liberi, se vogliamo arrivare ad una conoscenza adeguata, ed è un percorso estremamente difficile, estremamente complesso. Questo Platone non lo nasconde mai, anzi lo sottolinea più volte, è un percorso molto complesso, però è l'unico percorso per arrivare ad una liberazione adeguata e ad una difesa rispetto alle forze delle passioni negative, dei desideri negativi, che poi possono portare alla degenerazione dell'individuo. Esatto, dottoressa Gallerva. Non dimentichiamo tuttavia che per Platone l'educazione filosofica è essenziale per lo sviluppo della giustizia nell'individuo. Secondo la sua teoria, una corretta educazione dovrebbe mirare non solo alla conoscenza e all'informazione, ma anche alla formazione del carattere e della moralità. Dal suo punto di vista, dottor Segalerva, in che modo l'educazione filosofica influenza lo sviluppo della giustizia nell'individuo secondo Platone? E nella stessa direzione, perché il mancato sviluppo corretto della parte razionale poteva esporre l'individuo al rischio di
degenerazioni morali in Platone? Sì, grazie infinite per la domanda. Anche questa è naturalmente una domanda molto interessante, molto complessa. L'apprendistato filosofico e il percorso di conoscenza, sviluppando la parte razionale, rende l'individuo in grado di contrastare i desideri negativi moralmente che l'individuo ha. Piccolo presupposto, Platone non dice tutto e subito circa i desideri negativi. Qui siamo di fronte, secondo me, a un crescendo nel quale nel quarto libro dice che vi è la possibilità della disarmonia. Poi nei libri ottavo e nono, quando invece sviluppa più esplicitamente la questione della degenerazione, Platone illustra in vari modi come vi siano in noi desideri negativi che, ove la parte razionale non sia sviluppata adeguatamente, prendono sopravvento. E allora vi è il famoso esempio, ad esempio, della cittadella, l'acropoli, che sarebbe la parte razionale, che in assenza di contenuti adeguati viene assediata e poi conquistata da desideri negativi. In un'altra fase della degenerazione dell'individuo e della società vi è l'immagine della trasformazione dell'uomo in lupo, cioè una volta che la degenerazione prosegue, l'individuo è anche capace di trasformarsi in un uomo lupo, metaforicamente, cioè quasi nel cannibale che mangia le altre persone. All'inizio del nono libro Platone fa, diciamo così, un excursus in cui introduce altri desideri negativi e dice dobbiamo completare, come dire, l'esposizione riguardante i desideri negativi che abbiamo noi e sostiene che in ciascun uomo, in ciascun individuo vi sia una serie di desideri estremamente negativi che praticamente è capace di compiere qualunque malefatta, qualunque misfatto, che tutti noi l'abbiamo e che possono essere eliminati soltanto dopo un lungo sforzo, però chiaramente sono latenti in noi e possono esplodere. È vero che possono esplodere, che esplodono poi soltanto, se vogliamo, nel tiranno, però li abbiamo tutti. Cioè, la visuale che Platone ha, a partire poi dal libro nono della Repubblica, è un po' una visuale di un uomo, di un individuo quasi come una bomba a tempo, che può esplodere. Platone va anche oltre, perché poi introduce un'altra immagine dell'anima alla fine del libro nono della Repubblica, verso la fine, nelle battute finali, in cui dice che ciascuno di noi è apparentemente un individuo unico, apparentemente, in realtà non lo è, perché a ben vedere noi abbiamo in noi stessi una parte molto piccola che è l'uomo, come dire, la parte razionale è la parte più piccola di noi, questo lo dice anche in altre parti. Abbiamo poi la parte del leone, che è la parte irascibile, la parte delle passioni, e poi abbiamo questo mostro che ricorda l'idra, con varie teste, e alcune parti di questo sono neutrali, ma alcune esprimono desideri neutrali, altre esprimono desideri negativi. Poi il tutto è ricoperto dall'involucro umano, a quasi a dire apparentemente siamo un'unità. In realtà non lo siamo, e in realtà noi abbiamo una parte negativa molto forte. Cioè Platone, nell'esposizione della Repubblica, diciamo, in un crescendo, espone sempre livelli di sempre maggiore negatività all'interno di noi stessi. Noi abbiamo qualcosa che ci porta alla degenerazione. Ora, il discorso è come possiamo contrastare questa degenerazione? E anche qua Platone è chiaro in vari punti. L'esempio della cittadella è un esempio, ad esempio. Cioè, perché avviene che la cittadella, la regione, venga conquistata dai desideri negativi? Perché colui che viene conquistato, colui che ha appunto questa parte razionale non forte, è qualcuno che non ha avuto un'educazione filosofica adeguata. È qualcuno che non ha avuto un'educazione all'essere adeguata, è qualcuno che ha un vuoto, e questo all'interno della parte razionale. Questo vuoto viene conquistato, viene riempito, cioè o si ha la parte razionale sviluppata o l'individuo è a rischio. Non ci sono alternative. O c'è educazione filosofica o l'individuo sarà sempre a rischio di una degenerazione. Non è detto che questa degenerazione avvenga, ma può avvenire. Può avvenire. Non è detto che avvenga, però l'individuo è esposto costitutivamente, questo è chiaro già dal quarto libro,
È esposto anche perché, già di per sé stesso, è esposto anche perché, pur non essendo una persona che, diciamo così, esploda nei desideri negativi, può essere influenzato dall'ambiente, può capitare nell'ambiente sbagliato. Quindi vi è, diciamo così, un doppio problema. Da una parte l'individuo è fatto in un modo tale per cui è costitutivamente esposto ad una degenerazione. Non è detto che questa degenerazione avvenga, Platone lo dice, però può avvenire. E di questo dobbiamo prendere atto, dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo, diciamo così, fare un'analisi. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che siamo fatti in questo modo. Apparentemente siamo un'unità, ma invece essenzialmente noi non siamo un'unità, noi siamo una composizione di diverse parti e alcune di queste parti sono negative. D'altra parte, pur non essendoci, non essendo una necessità il fatto che avvenga una degenerazione da parte dell'individuo singolo isolato, può essere che però l'individuo singolo isolato si trovi in uno stato di negatività, in una condizione di negatività sociale. E questo può portare a farlo esplodere, può portare a far sì che esso si degeneri. Ora, in che modo il discorso dello sviluppo della parte razionale contrasta questa degenerazione? E questo anche è un tema estremamente complesso, si possono dare varie risposte. E la prima risposta che mi verrebbe da dare è questa, cioè lo sviluppo della parte razionale, dobbiamo essere consapevoli del fatto che la parte razionale all'inizio della vita, della nostra esistenza, è un po' quella della caverna, cioè è quasi nulla. Noi nella caverna come siamo? Siamo semplicemente esposti a dati esterni senza avere uno sviluppo concreto della parte razionale. Man mano che la parte razionale si sviluppa, come dire, l'ideale percentuale delle tre parti dell'anima aumenta a favore della parte razionale, cioè le altre parti diminuiscono di peso, non possono venire eliminate. Noi abbiamo come esseri umani nella dimensione terrena abbiamo determinati limiti. Però quanto più sviluppiamo la parte razionale, tanto meno le altre parti saranno forti, tanto più la parte razionale sarà in grado di contrastare gli istinti negativi, tanto più la parte razionale sarà in grado di capire che desideri che vengono dalla parte desiderativa sono desideri che o non hanno valore o che sono addirittura pericolosi moralmente. Però tutto questo presuppone che cosa? Che la parte razionale si sviluppi. Piccolo inciso, secondo me questo poi ha influito molto lo stoicismo, ma questo è un discorso naturalmente che può essere sviluppato in un altro momento. Comunque sarebbe interessante vedere quanto gli stoici siano stati debitori di questa prospettiva platonica. Comunque, per ritornare al tema, quanto più la parte razionale cresce, tanto più, diciamo così, nella costituzione dell'anima le altre parti devono, come dire, farsi da parte. Però, nello stesso tempo, se la parte razionale non cresce, allora cominciano i problemi e comincia tutta la serie della degenerazione. Infatti, sia all'ottavo sia al nono libro si vede come la parte razionale divenga sempre minore e le altre parti ne prendano il campo. Nel libro nono anche si dice chiaramente, e poi si dà un'altra risposta alla questione della parte razionale, si dice quello che è più pieno, vi è come un parallelo fra essere conoscenza e verità. Essere conoscenza e verità appartengono alla parte razionale, cioè la parte razionale, essendo più vera delle altre, più capace di conoscenza e più capace di cogliere la verità della realtà, è chiaramente in grado di contrastare le altre parti, è chiaramente in grado di comprendere la falsità delle altre parti e la pericolosità di determinati desideri. Però appunto tutto questo presuppone lo sviluppo della parte razionale e questo sviluppo della parte razionale non viene da sé, non viene da sé. Se poi vogliamo prendere il Fedro, anche nel Fedro lo vediamo detto in altro modo, ma è sempre un po' lo stesso schema analogicamente, cioè o c'è conoscenza e allora non ci sarà incarnazione, oppure non c'è conoscenza e c'è decadenza. D'altra parte, quando siamo poi nella fase della decadenza, nella sfera dell'incarnazione, della metempsicosi, o c'è un ritorno alla filosofia e allora ci si può liberare dalla metempsicosi, oppure se non c'è il ritorno dalla filosofia si può anche diventare, diciamo, tiranni, si può degradare ulteriormente nella serie delle possibili incarnazioni. Secondo Platone, per
raggiungere l'equilibrio morale corretto tra le parti dell'anima e raggiungere la giustizia interna è necessario che la parte razionale dell'anima, l'intelletto, diriga e controlli l'emozione e gli impulsi del desiderio e emozione. Come si potrebbe raggiungere l'equilibrio moralmente corretto tra le parti dell'anima e raggiungere la giustizia interna? Si raggiunge appunto, non si raggiunge, non è un dato immediato, sicuramente è un dato che va raggiunto, è molto importante sottolineare questo punto, è un obiettivo difficile e viene raggiunto, almeno rimanendo nella Repubblica, sviluppando la parte razionale in maniera tale che la parte razionale guidi tutta l'anima, dia un ordinamento anche alle altre due parti, soprattutto la parte desiderativa, e sia in grado di contrastare o anche di eliminare i desideri negativi della parte desiderativa, sia in grado di disciplinarli e nel caso di eliminarli. All'interno del libro nono, quando Platone introduce questa serie di desideri particolarmente negativi, dice soltanto le parti, soltanto gli uomini, soltanto gli individui che abbiano raggiunto una determinata conoscenza sono in grado o di disciplinare questi desideri particolarmente negativi o anche di eliminarli del tutto. Però, come dire, prima ci deve essere l'apprendistato filosofico e il potenziamento assoluto della parte razionale e poi ci potrà essere una disciplina dei desideri o anche un'eliminazione di quelli particolarmente negativi. Però la parte razionale deve essere assolutamente sviluppata. Questo è presente nella Repubblica e lo vediamo anche in altri dialoghi in forma dettagliata. Direi nella Repubblica lo troviamo nella sua trattazione probabilmente più esplicita, più dettagliata, sì, con un programma educativo molto lungo. Sì. Ma capiamo che è possibile che l'ingiustizia interna influisca sul nostro modo di agire e di relazionarci con gli altri. Senz'altro sì, grazie anche di questa domanda molto interessante. Sicuramente sì, perché come detto, sia giustizia sono disposizioni interne che però vengono esternalizzate, cioè sono all'origine del nostro tipo di azioni. A una disposizione giusta delle parti dell'anima conseguiranno azioni giuste. Non è così importante per Platone stabilire quali siano le azioni giuste. È importante stabilire che vi sia questa corretta disposizione giusta all'interno della psiche. Una volta che abbiamo raggiunto questa disposizione, Platone sembra essere fiducioso, cioè avremo poi di fronte ai problemi particolari, avremo comunque sempre il modo di trovare la risposta giusta e di commettere l'azione giusta. E però nello stesso tempo ci possiamo relazionare anche in modo ingiusto, perché se la nostra disposizione psichica è ingiusta, allora noi commetteremo forzatamente azioni ingiuste. E questo è quello che poi avviene nel ciclo, nella grande descrizione della degenerazione degli individui e delle costituzioni del libro ottavo e nono. Cioè lì è molto chiaro che vi è una degenerazione individuale, però tutta questa poi viene esteriorizzata nella società. D'altra parte la società ha precise riflessioni, precise influenze nell'individuo e quindi una società che sia già, diciamo, degenerata farà degenerare anche l'individuo. Quindi è una azione reciproca fra individuo e società dove rimane fermo che appunto sicuramente vi sarà sia un'influenza interna sull'esterno sia un'influenza esterna sull'interno, sull'individuo. La presenza del male sembra essere una caratteristica intrinseca della natura umana e si è tentato di spiegarla da varie prospettive filosofiche e religiose. Parliamone, dottore Segalerba. Come si può spiegare la presenza del male come caratteristica intrinseca
della natura umana e quali sono le possibili implicazioni di questa idea nell'etica e nella morale. Sì, per quello che riguarda le prospettive platoniche, la situazione sembra essere chiara, cioè noi abbiamo in noi stessi una componente che in un modo o nell'altro, descritta in un modo o nell'altro, perché può essere il cavallo nero del Fedro, oppure può essere la parte desiderativa all'interno della Repubblica. Si possono anche trovare nel Fedone anche precise tendenze da parte di una parte dell'anima. Queste componenti ci portano a un conflitto interno e a un conflitto con le altre persone. Cioè l'origine del male sembra essere quella, in Platone sembra consistere nella nostra disposizione, nel modo in cui siamo fatti psichicamente. Ecco. Laddove naturalmente per Platone è anche detto chiaramente che la responsabilità è nostra. Questo ad esempio, se prendiamo il mito di quando si tratta di decidere sulle vite future, però questo potrebbe valere diciamo anche in una prospettiva più larga, l'araldo della divinità dice: voi siete responsabili della vita che sceglierete, la divinità non ha alcuna responsabilità. Qua ci sono le scelte possibili per la vostra vita futura e la responsabilità della scelta è vostra. Cioè è vero che vi è una disposizione in noi stessi che può portarci al male, però Platone è anche chiaro sul fatto che la responsabilità della scelta è sempre nostra, rimane da noi. Cioè se facciamo il male siamo noi colpevoli. Noi abbiamo questo istinto, questa serie di desideri negativi, questa componente negativa che Platone descrive in vario modo nei vari dialoghi, però la costante è che abbiamo una componente negativa, ma la libertà di scelta non sembra essere qualcosa che venga negato da Platone. Cioè Platone dice la responsabilità di seguire o non seguire gli istinti negativi è nostra, e così è anche nostra la responsabilità di deciderci per il bene, di deciderci per l'educazione. Ecco, anche questo è un dato che direi sia presente in Platone. Per quello che riguarda l'origine del male, in Platone direi, almeno stanno in determinati dialoghi, questa origine del male è da cercare all'interno della nostra stessa composizione. Cioè, noi possiamo decadere nel male, noi possiamo avere una caduta nel male, possiamo, non dobbiamo, ma possiamo averla, sì, siamo fatti in un modo tale per cui possiamo averla, non abbiamo la struttura perfetta della divinità, l'uomo non è Dio, e l'uomo ha determinate limitazioni che a livello morale lo possono portare a compiere il male, sì. Sì, Platone non nasconde tutto questo e d'altra parte lo vediamo anche nell'apparire di determinate figure, perché è vero che Trasimaco, Glaucona, Dimanto, con i loro racconti, Callicle nel Gorgia, sono figure che vengono contestate, sono figure che sono nell'errore, però dobbiamo anche chiederci da dove vengono, perché non è che loro non siano uomini o siano qualcosa di estraneo. Cioè, Platone è costretto, se vogliamo, anche ad ammettere che queste figure sono figure umane e che rispondono come figure a qualcosa che è in noi, sono, diciamo, la riflessione esterna di qualcosa che è in noi, della sfera negativa che è in noi. E se questa sfera negativa che in noi è l'unica presente, allora abbiamo Trasimaco, abbiamo i racconti di Glaucona di Manto, abbiamo il mito di Gige nel secondo libro della Repubblica e via dicendo. Sì, sì, la responsabilità è la nostra e noi abbiamo una componente, in Platone una componente che può portarci alla negatività, questo sì. Nella Repubblica Platone sostiene che tutti gli esseri umani hanno una natura duale e contraddittoria, in cui coesistono impulsi buoni e cattivi e che è compito dell'educazione filosofica trovare l'equilibrio tra queste forze. Questo non porta alla domanda, dottor Segalerba,
Qual è la posizione di Platone riguardo alla presenza di elementi morali degenerativi in tutti gli uomini e come influenzano la società in generale, ma anche in che modo Platone affronta la degenerazione morale sia a livello individuale che nella struttura politica di una società nella sua opera La Repubblica. Senz'altro, grazie infinite anche per questa domanda, molto interessante, molto, molto complessa. E per quello che riguarda la posizione della parte negativa, che Platone appunto, non nasconde mai, anzi, come detto, mi sembra vada in una descrizione in crescendo, facendo sempre vedere sempre di più, svelando sempre di più la difficoltà della nostra situazione. E senz'altro per quanto riguarda l'individuo, la situazione individuale, la condizione individuale, la necessità l'indispensabilità dell'educazione filosofica è più volte riaffermata, cioè o avremo educazione filosofica o non vi sarà, o vi sarà sempre il rischio di degenerazione. Bisogna dire che Platone sembra anche tendere a una visuale esprimento una certa insufficienza storica dell'individuo, storica e metastorica, perché all'inizio dell'ottavo libro è costretto a dire che nonostante tutti gli sforzi che faremo per educare gli individui e per creare il modello di società, prima o poi anche lo stato perfetto decadrà. Cioè, come dire, tutto quello che è sulla terra sarà destinato prima o poi alla degenerazione morale. Anche lo stato perfetto decadrà e anche l'individuo perfetto decadrà in qualche modo. Per cui qua si può anche parlare, diciamo così, di una insufficienza storica e metastorica dell'uomo. Per quello che riguarda la società, la struttura della società, naturalmente, come la struttura dell'anima deve essere guidata dalla parte razionale, cioè o la parte razionale sviluppata e quindi avremo una parte razionale che è in grado di contrastare le forze negative, oppure le forze negative prenderanno il campo, cioè non abbiamo alternativa. Vi è una situazione potenzialmente conflittuale, questo emerge da vari libri della Repubblica, da vari passi dei vari libri della Repubblica. Parallelamente a questo, anche nella società può accadere questo, cioè è chiaro che o la parte della società corrispondente alla parte razionale è in grado di guidare e di organizzare la società, e allora avremo uno Stato che mantiene determinati limiti, ad esempio, non invade altri Stati, non commette massacri nei confronti degli altri Stati. Se la parte razionale dello Stato, cioè gli individui che sono preposti a guidare lo Stato, ricevono la giusta educazione e se questi individui sono in grado di comandare. Se invece le altre parti, in particolare la parte che corrisponde alla parte desiderativa all'interno dello Stato, della società, prende il sopravvento, allora avremo uno Stato, ad esempio, in guerra con altri Stati per impossessarsi dei beni degli altri Stati, uno Stato aggressivo, guerresco, uno Stato che cercherà di avere sempre di più da parte degli altri Stati, di conquistarli, di dominarli, di soggiogarli e di commettere anche massacri. Non dobbiamo dimenticarci che Platone vive quasi i primi 30 anni della propria vita all'interno della guerra del Peloponneso. E quando noi leggiamo Tucidide vediamo che i massacri nella guerra del Peloponneso sono piuttosto la regola che l'eccezione. Non c'è soltanto il famoso dialogo dei Meli, ma ci sono massacri continuamente. E Platone tutto questo naturalmente l'aveva appreso con esperienza diretta, come anche la sconfitta di Atene contro Sparta, naturalmente. E questo ha lasciato in lui sicuramente tracce, cioè se la parte razionale, se non vi è una guida adeguata e lo Stato non rimane nei suoi limiti, ma invece ha una politica di espansione militaristica, scusi, questo Stato è in grado di commettere qualunque tipo di massacri.
cioè è una esternalizzazione della potenzialità a qualunque tipo di malefatta che noi abbiamo, cioè si esprimerà a livello sociale e si esprimerà da Stato contro un altro Stato. E anche qui Platone sicuramente può insegnarci molto, ecco, può insegnarci molto. Per Platone l'uomo ha la capacità di raggiungere la perfezione attraverso l'educazione filosofica e la costante ricerca della verità e della virtù. Dalla visione platonica della capacità dell'uomo di raggiungere la perfezione, in che modo questa visione è collegata alle posizioni di Trasimaco, Glaucone e Adimanto nei primi due libri della Repubblica. È collegata in vari modi, grazie infinite naturalmente anche per questa domanda, molto interessante. È collegata nel senso che, se vogliamo, il problema per Platone, se vediamo i diversi dialoghi, non è tanto quello, secondo me, di dire come sia possibile il male. Perché il male è relativamente facile da spiegare, lo vediamo anche da vedere per Platone, lo vediamo con la figura di Trasimaco, lo vediamo con la figura di Callicle nel Gorgia, lo vediamo nei racconti di Glaucone e di Adimanto. Cioè il male c'è, semmai per Platone è difficile spiegare come sia possibile il bene, cioè com'è possibile il bene, com'è possibile che la nostra anima possa contrastare le influenze delle idee di Trasimaco, delle idee di Callicle nel Gorgia, dei racconti di Glaucone e di Adimanto, cioè com'è possibile il bene? Il bene è possibile fortunatamente per Platone, però il bene è possibile soltanto se vi è questa educazione. E la connessione con questi personaggi, nella Repubblica, con l'idea di Trasimaco della giustizia come l'utile del più forte, che poi viene formulata in modo simile anche da Callicle nel Gorgia, oppure nei racconti di Glaucone e di Adimanto, nel racconto di Gige di Glaucone, o nei racconti di Adimanto, la connessione è, secondo me, che queste figure di Trasimaco, di Glaucone e di Adimanto, corrispondono, se vogliamo, a personificazioni di quelli che sono gli istinti negativi presenti in noi. È come se, quando poi Platone all'inizio del libro nono dice noi abbiamo in noi stessi una componente, una serie di desideri che è capace di qualunque malefatta, è capace di qualunque misfatto, di qualunque omicidio e di qualunque assassinio, di massacri, cioè come dire, attenzione, dentro di noi c'è una sfera che è capace di qualunque cosa, in negativo. Non specifica tutto, ma lo dice chiaramente. Capace, che non vuol dire che questa componente sia attiva, però la potenzialità c'è, cioè noi l'abbiamo. A me dà l'idea, almeno mi è sempre venuta a mente l'idea, che questa componente sia un po' quello che è collegato ai racconti di Glaucone e di Adimanto, al mito di Gige, che commette assassini per arrivare al potere, all'impietà che viene descritta nel racconto di Adimanto, oppure alla giustizia come utile del più forte, in Trasima, quindi sopraffazioni, quindi uccisioni e via dicendo. Sembra quasi che nel libro nono, all'inizio del libro nono, Platone sia costretto quasi a dire Trasimaco, Glaucone e Adimanto rappresentano posizioni sbagliate moralmente, rappresentano anche posizioni parziali, perché l'uomo non è soltanto quello che loro vogliono che sia, cioè l'uomo non è soltanto Gige, ma le posizioni di Trasimaco, di Glaucone e di Adimanto hanno un corrispondente all'interno della nostra anima, hanno qualcosa che corrisponde. Noi non possiamo dire non c'entrano nulla con noi. Questo noi secondo me non lo possiamo dire per Platone. Noi abbiamo una componente in noi stessi, a livello potenziale,
che corrisponde a quello che Glaucone, Adimanto e Trasimaco dicono che l'uomo sia. L'errore di Glaucone e di Trasimaco e di Adimanto è dire l'uomo è soltanto questo. No, l'uomo non è soltanto questo, perché l'uomo ha una parte razionale che può essere sviluppata. Però purtroppo dobbiamo concedere, dobbiamo ammettere che l'uomo è anche quello. L'uomo può essere Gige, può essere quello che ammazza il re per prendere il posto, può essere quello che commette massacri per avere un successo politico. L'uomo può essere anche quello. L'inizio del libro nono della Repubblica questo lo dice piuttosto espressamente. E d'altra parte tutta la sfera della degenerazione, se vogliamo, è una ripresa di alcune idee che sono già espresse sia da Trasimaco sia da Glaucone, da Adimanto e anche da Caligari nel Gorgio. Cioè c'è il problema del male c'è, non possiamo ignorare. Non possiamo ignorare, proprio per questo dobbiamo sviluppare un'educazione della parte razionale che contrasti, che blocchi, che faccia proprio blocco nei confronti di queste componenti che potrebbero esplodere. La mancanza di educazione filosofica può avere un impatto negativo sulla società odierna e sulla formazione morale degli individui, poiché la filosofia ci insegna a mettere in discussione le nostre convinzioni e valori e a sviluppare un pensiero critico e riflessivo. Cosa ne pensa di questo, dottoressa Gallerva? È possibile ribaltare la situazione negativa in cui nasciamo esposti all'ingiustizia e orientarci verso la giustizia attraverso un'adeguata educazione? Ma penso anche se sia possibile applicare le idee di Platone sulla tripartizione dell'anima, nella formazione morale degli individui e nella costruzione di una società giusta ed equa. Cosa ne pensi di questo, dottore Segalerba? Senza dubbio sì, tra l'altro prova ne sia il fatto che questo forse vale più per l'Italia che per altri paesi, si nota da parte di determinati gruppi politici una forte antipatia nei confronti della filosofia, cioè la filosofia è molto spesso temuta proprio per il fatto che la filosofia può fare da blocco nei confronti di determinate idee. E quindi è sempre un certo nemico, rappresenta un nemico nei confronti di determinate posizioni politiche. Senz'altro, per quello che riguarda nella fattispecie la questione platonica, e Platone nella Repubblica va anche letto sicuramente come un tentativo di analisi di se stessi, cioè ci costringe ad analizzarci, ci costringe a metterci di fronte a uno specchio e a dire abbiamo componenti positive, senz'altro, perché noi non siamo soltanto il male, però attenzione, c'è qualcosa di noi stessi che può non funzionare. Se non funziona a livello individuale abbiamo conseguenze, se non funziona a livello sociale poi abbiamo conseguenze anche peggiori, cioè abbiamo guerre. E pertanto è necessario sicuramente un'analisi, un'investigazione, una profonda immersione in quello che siamo, nelle cause di determinati comportamenti, onde contrastare questi stessi comportamenti. Questo senz'altro, sì, la filosofia di Platone in particolare, però anche la filosofia in generale, costringendo in qualche modo l'individuo all'analisi di se stesso, a un'introspezione, a un'investigazione su se stesso e su quelle che sono le sue costituzioni, e costringe anche l'individuo intanto a fermarsi, a non avere idee troppo rigide nei confronti di determinati fenomeni reali. E però appunto lo costringe anche a conoscersi meglio, lo costringe a vedere il negativo che è in lui, perché l'importante è proprio partire da questo punto, cioè vedere il negativo che è in noi, perché il positivo, per carità, lo abbiamo senz'altro ed è bene che sia così, ma se vogliamo contrastare quello che non va nella società, dobbiamo vedere anzitutto il negativo
dobbiamo vedere il negativo, perché quello è il problema, dobbiamo vedere quello che fa, quello che crea i problemi, e quindi dobbiamo avere anche il coraggio, la forza e la pazienza, la grande pazienza, perché richiede tempo sicuramente tutto questo processo, di vedere il negativo, di analizzare il negativo, di scoprire il negativo, di vedere in che cosa consista, come esso sia fatto e vedere poi anche le conseguenze, sia a livello individuale, sia poi a livello di un negativo che si estrinseca, che si sviluppa a livello sociale e che ha influenze nella collettività all'interno della società e nei rapporti fra i diversi stati. Questo sicuramente, sì, sì, sono perfettamente d'accordo, sì. Penso che sia uno dei compiti della filosofia, senza dubbio. Bravissimo, dottor Segalerba. Quindi, per finire, forse approfondisci un po' questi problemi che hai già spiegato. Comprendiamo che Platone spiega la relazione tra l'ingiustizia e la errata disposizione delle parti dell'anima attraverso la sua teoria della tripartizione dell'anima. Ma da questa idea sorgono diverse domande. Come spiega Platone il rapporto tra l'ingiustizia e l'errata disposizione delle parti dell'anima? Perché Platone afferma che il male è innato negli uomini e come questo influisce sulla condizione umana. Quanto è importante la filosofia secondo Platone e come può aiutare gli individui a raggiungere la corretta educazione e trasformare il loro modo di vivere in un filosofico. Sì, grazie infinite per queste domande molto, molto interessanti, molto complesse. E diciamo è tutto Platone, se vogliamo, perché la domanda è tutta l'investigazione di Platone. E piccolo particolare, secondo me, è anche quello che lo distingue da Aristotele, ma questo è anche un argomento forse per un'altra discussione. Però perché vi sia, come mai vi sia questa presenza del male? Ma è naturalmente, in Platone come pensatore, secondo me, è naturalmente sempre difficile dire questo o quest'altro evento ha determinato un pensatore a pensare in un determinato modo, però sicuramente la guerra del Peloponneso ha lasciato profonde influenze nel pensiero di Platone, l'ha lasciate anche in Tucidide, l'ha lasciata nella società dell'epoca, cioè è stato per loro, per i pensatori che sono vissuti in quell'epoca, piuttosto semplice vedere il male all'opera, vedere anche l'abisso in cui l'individuo poteva cadere, in cui uno Stato poteva cadere, in cui una società poteva cadere, sia per le lotte intestine fra città, sia per le lotte fra le città fra di loro, sia per le lotte degli individui. Vi sono esempi in Platone, vi sono esempi anche in Tucidide quando descrive la guerra del Peloponneso. Sicuramente questo può aver lasciato una determinata componente in Platone che senz'altro nei suoi scritti sempre analizza, sia nel Fedone, sia nel Fedro, sia nella Repubblica, sia anche in altre parti, anche nelle leggi vi sono tracce, sicuramente nel Tineo, analizza la presenza riscontra la presenza, trova la presenza di componenti negative in noi. E non la nasconde, è la sua grande preoccupazione, la sua grande preoccupazione. D'altra parte anche lo stesso relativismo protagoreo è qualcosa che lo mette in gravi problemi, quando cioè ritiene che anche il relativismo protagoreo possa portare a risultati fortemente negativi per quanto riguarda la società e l'etica di base della società. La componente negativa, la filosofia sicuramente per Platone è essenziale, l'educazione filosofica è essenziale, cioè è proprio indispensabile, non è qualcosa che uno possa avere o non avere se vuole contrastare il male.
Perché se vogliamo, all'interno della Repubblica abbiamo la città cosiddetta la città dei maiali che sembra funzionare, non sembra degenerare, però questa società non ha la componente intellettuale, non ha il conduttore, il ceto conduttore, la classe conduttrice. E quindi è una città esposta, può degenerare. La presenza della parte razionale, sia nell'individuo, sia nella società, è una presenza che è assolutamente indispensabile e pertanto l'educazione filosofica, che è l'unica che possa portare questa parte razionale allo sviluppo, è assolutamente indispensabile. Cioè non è qualcosa che possa esservi o non esservi, deve esserci assolutamente. E per quello che riguarda la posizione del male, io direi che Platone tenda, appunto, quando si vede l'inizio del libro ottavo, tende a considerarla come una necessità ineluttabile, cioè all'interno della dimensione terrena, negli individui e negli stati, prima o poi succederà qualcosa purtroppo di negativo. Cioè, questo è un dato che non possiamo eliminare. Quando dice anche lo stato più perfetto cadrà, anche l'individuo più perfetto cadrà, Platone sta dicendo, e purtroppo il male sarà sempre con noi. Non c'è modo di eliminarlo nella sfera terrena. Platone sembra credere anche a una sfera ultraterrena, ma nella sfera terrena il male si ripeterà, sarà di nuovo presente, nonostante tutti gli sforzi che noi possiamo fare. E questo è congenito all'uomo, perché Platone questo lo dice a varie riprese. L'uomo non è Dio, l'uomo non è la misura di tutte le cose, Dio è la misura delle cose, l'uomo no, questo è nelle leggi ad esempio, molto importante anche questo fatto. E l'uomo è un essere imperfetto, può migliorare, può arrivare a una vicinanza con la divinità strabiliante, quasi perfetta, ma rimane un uomo con tutte le sue limitazioni, con tutte le sue limitazioni. E nella sfera terrena è limitato dalla sua costituzione. Per cui è diciamo così, Platone potremmo vederlo come un pensatore dinamico in questo senso, cioè è un pensatore che dice dobbiamo continuamente avere un controllo su noi stessi, dobbiamo avere continuamente una formazione filosofica. La formazione filosofica non è qualcosa che finisca, è qualcosa che dovrebbe andare avanti, diciamo così, per tutta la vita. È una formazione che non ha un punto d'arrivo, è un'informazione che va avanti per tutta la vita, onde contrastare gli impulsi negativi, gli aspetti negativi di noi stessi. E pertanto questo è uno stimolo per Platone, uno stimolo a essere sempre attivi dal punto di vista filosofico. E d'altra parte Platone non nasconde che siamo esseri limitati, ecco, e che in qualche modo costitutivamente siamo esposti alla degenerazione e costitutivamente i nostri stati prima o poi possono purtroppo morire, decadere moralmente, degenerare moralmente. Sembra quasi abbia voluto dare un monito tra il libro sesto e settimo, che sono, se vogliamo, anche piuttosto positivi, perché è vero che vi è la caverna nel libro settimo, è tutto vero, però si dice anche attraverso questa educazione noi ci libereremo e arriveremo a una condizione sempre migliore di conoscenza. Però poi improvvisamente nel libro ottavo apre dicendo, quasi facendo un contrappunto, però attenzione, finora le cose sono andate bene, ma adesso dobbiamo anche purtroppo prendere in considerazione che nonostante tutto il nostro impegno, nonostante tutto il nostro sforzo, nonostante tutta la nostra capacità, nonostante tutta la nostra attività filosofica, anche lo stato più perfetto degenererà e con esso degenererà anche l'individuo più perfetto. È un pensatore forse anche affascinante in questo senso, perché apre anche appunto un discorso di insufficienza storica e metastorica dell'uomo terreno, Molto bene. Come abbiamo visto, l'ingiustizia e l'errata disposizione delle parti dell'anima sono strettamente correlati. Secondo Platone,
quando le parti dell'anima non sono in armonia, la persona non può agire secondo ragioni e quindi non potrebbe agire in modo equo. E proprio per questo la giustizia esigerà un equilibrio delle parti dell'anima. Ma un'altra idea che è molto importante sottolineare è che per Platone la filosofia è essenziale per raggiungere la corretta educazione. Platone credeva che la filosofia fosse la ricerca della conoscenza e della verità, ma anche quella filosofia può aiutare le persone a capire il loro posto nel mondo e a vivere secondo ragioni. E naturalmente la filosofia potrebbe anche aiutare le persone a raggiungere la virtù e vivere una vita giusta e armoniosa. E con questo ultimo arriviamo alle fine di questa trasmissione. Questo è tutto. Ancora una volta, dottore Segalerba, la ringrazio molto per la sua partecipazione. Grazie infinite a voi tutti per avermi invitato, per avermi considerato. Grazie infinite, grazie.